Bella Sofì, piccola, vogliamo prima di tutto salutare i nostri video ascoltatori? Allora Sofì, oggi dobbiamo parlare della Cina, eh? Parliamo anche delle civiltà orientali, noi, non solo della storia dell'Occidente, non ti interessa, vero? Vuoi andare via? Vuoi andare a mangiare? Sempre mangiare, non fai altro che mangiare. Lasciamo andare Sofì che è insofferente. Allora, abbiamo visto che la Cina nel 500 è sottomessa agli imperatori Ming, d'accordo? Tuttavia, ben presto arriveranno grossi problemi. La crisi del 600 non è soltanto una crisi europea, si riverbera anche in altri posti. Anche in Cina, a partire dalla fine del 500, abbiamo tutta una serie di problemi che abbiamo visto analoghi in Europa. La siccità, c'è un'insufficienza delle piogge monsoniche, carestie e numerose insurrezioni dei contadini. Non solo, ma i Ming devono subire l'invasione giapponese nel 1592 e poi nel 1597-98, fate attenzione, i giapponesi invadono la Cina cercando di conquistare la Corea, ma in realtà loro volevano conquistare tutta la Cina, aveva un progetto di espansione molto molto grande. È vero che i giapponesi furono respinti, però comunque i loro attacchi in Corea segnalavano una debolezza da parte della dinastia Ming. L'apparato statale si stava corrompendo, intorno alla corte vi erano sempre più parassiti e corrotti, non solo famiglie di nobili, ma anche gli eunuchi. Gli eunuchi erano personale privato di corte. Gli eunuchi erano stati resi tali per poter prestare i loro servigi senza che vi fosse il sospetto di un interesse familiare da parte loro, d'accordo? Erano evirati, non si sposavano. Gli eunuchi diventano un centro di potere occulto e si dice che organizzino congiure, delitti, insomma, in qualche modo danno fastidio all'interno della corte. Gli eunuchi sono odiati dai letterati funzionari. I letterati funzionari per secoli hanno costituito il nervo dell'amministrazione cinese, vengono chiamati anche mandarini, parola in- attribuita loro dagli europei di incerta origine. Questi letterati funzionari mandarini diventavano tali per concorso, un concorso molto molto arduo, difficile, perché loro appunto erano letterati nel senso che imparavano a memoria tantissime opere dell'antica tradizione confuciana, scritte in una lingua cinese molto difficile, ormai non più usata, con migliaia e migliaia di caratteri, decine di migliaia di caratteri che non corrispondevano più alla lingua del tempo. Quindi era molto difficile superare questo concorso e bisognava anche, naturalmente, investire molti soldi, molte energie, in particolare da parte delle famiglie, in un'istruzione molto complessa, però questo veniva ripagato perché superando il concorso anche una persona di umile origine aveva un posto molto importante, il posto di mandarino, d'accordo, di funzionario di Stato. E ovviamente i letterati funzionari mandarini volevano tornare all'antico ordine, volevano tornare alla tradizione, non sopportavano questa innovazione recente degli eunuchi. Diventa sempre più difficile, per esempio, riscuotere le tasse, raccogliere le tasse, perché c'è corruzione nell'apparato statale, ci sono molte cose che iniziano a non funzionare più nello Stato Ming. A partire, ci sono delle rivolte dei contadini già alla fine del 500. A partire dal 1628 le rivolte dei contadini diventano continue e gravissime. Non solo, ma a partire dalla fine del 500 iniziano le incursioni
di nomadi che vengono dalle regioni nord-orientali, d'accordo? Nomadi che si chiamano Jurchen e che ben presto nel primo Ottocento, attenzione, occupano la Manciuria e cambiano il loro nome in Manchu. Manchu, attenzione, è il nome della stirpe di questi nomadi invasori. L'imperatore, il capo della stirpe, si chiama Qing, Qing. Quindi c'è il pericolo dei Manciù a partire proprio del fine 600, fine 500, inizio 600, non solo. Nel 1636 le rivolte contadine diventano sempre più gravi perché trovano un capo carismatico in un certo Li Zikeng e di fatto l'esercito Li Zikeng, l'esercito di contadini, conquista le regioni settentrionali e poi nel 1644 i contadini di Li Keng conquistano anche Pechino, mentre dal nord dilagano i Manchu. È chiaro che ormai a metà del 600 la situazione dei Ming, della dinastia Ming, diventa disperata. Si ribellano anche le regioni meridionali, dove i contadini si ribellano ancora più duramente che nel centro-nord, massacrando i nobili e anche i funzionari mandarini. La rivoluzione contadina vuole eliminare i funzionari, i, mm, i letterati funzionari mandarini, considerandoli una sopravvivenza del passato, un ceto parassitario. Che succede? Che le classi dominanti finora legate ai Ming decidono di schierarsi a favore dei Manchu, d'accordo? Quindi abbiamo il tradimento degli aristocratici per non perdere il loro potere di fronte alle rivolte contadine, si danno agli invasori e quindi i Manciù nel 1645 prendono Pechino, la capitale, e poi nei successivi 15 anni conquistano tutta la Cina, d'accordo? Quindi già a metà del 600 abbiamo un nuovo impero in Cina. I Ming vengono sostituiti dai Manciù, che vengono chiamati anche Qing, d'accordo? Manciù o Qing è la stessa identica cosa. Manciù è il nome della stirpe, Qing è il nome dell'imperatore, del capo di questa etnia, ma è la stessa identica cosa, si può dire in entrambi i modi. Quindi la Cina si trova per la seconda volta dopo 300 anni sottomessa ad una dinastia nomade non cinese, così come 300 anni prima non cinesi erano stati quelli della dinastia Yuan, no? I successori di Gengis Khan, i mongoli, successori di Gengis Khan. All'inizio i Qing danno origine a un dominio assai duro in Cina. Prima di tutto danno le terre ai loro capi guerrieri, quindi cacciando molti che erano stati fedeli alla dinastia precedente. Assolutamente eliminano i letterati funzionari, i mandarini, danno le terre appunto ai loro capi, schiavizzano i contadini che vengono sottoposti a imposte veramente gravose, impongono anche i nuovi sovrani Qing dei segni di riconoscimento per ogni classe sociale, creano delle caste, cosa che non esisteva in Cina, vietano addirittura i matrimoni misti tra quelli che vengono considerati appartenenti al popolo e quelli che vengono considerati appartenenti ai signori, che vengono proprio schedati e sistemati in due caste diverse. Bene, il dominio dei Qing nella seconda metà del 600 è totale in Cina, però c'è da dire che appunto la crisi del 600 è valsa anche per la Cina perché tutte queste guerre, invasioni e carestie, rivolte contadine che abbiamo detto hanno provocato un crollo demografico. Gli storici dicono che la Cina passa da 150 milioni di abitanti all'inizio del 1600 a 120 milioni di abitanti all'inizio del 700. Quindi abbiamo una riduzione della popolazione. Ma la dinastia Manciù, la dinastia Qing,
si dovette ben presto rendere conto che per governare doveva scendere a dei compromessi, non poteva imporre le proprie regole barbariche di quando erano nomadi, d'accordo? C'è un antico detto cinese che recita: puoi conquistare il mondo a cavallo, ma per governarlo devi scendere da cavallo. Così avevano fatto gli Yuan, i mongoli 300 anni prima, così fanno i Qing, si adattano alle usanze cinesi, anzi riattivano molte cose che avevano abolito. Nel 1657 sono già riaperti i concorsi per i funzionari imperiali, per i mandarini, quindi viene ricostituito il ceto dei burocrati letterati che era stato eliminato. C'è da dire che poi tra la fine del 600 e proprio tutto il 700, questa dinastia, ripeto, Manchuo Qing, assicura alla Cina un periodo di pace e di prosperità, quale la Cina non vedrà mai più nella sua storia. Il 700 è un secolo d'oro per la Cina e infatti, a differenza del 600, abbiamo una ripresa demografica fortissima. Gli storici stimano che solo dal 1740 al 1794 sono le date di due censimenti, cioè stiamo parlando di un periodo di soli 50 anni circa. I cinesi passano da 143 milioni a 313 milioni, d'accordo? Quindi attenzione, già prima l'intera popolazione cinese era comparabile con la popolazione europea, più o meno era la stessa cifra, ma adesso la popolazione cinese più che raddoppia, quindi diventa molto più popolosa la Cina rispetto all'Europa, dove però sappiamo nel 700 anche lì in Europa vi era stato un fortissimo, enorme, un fortissimo aumento demografico, non come in Cina, d'accordo? E governano molto bene, vengono apprezzati nel 700, la fiscalità è lieve, non si pagano molto tasse. Il governo di questi nuovi mandarini è assolutamente efficiente. Abbiamo anche dei progressi economici spettacolari, vengono costruiti canali oppure opere irrigue, cioè l'agricoltura irrigua fa veramente dei passi da gigante. Ci sono risaie irrigue efficientissime che danno 2 raccolti abbondantissimi ogni anno, nonostante gli scarsi miglioramenti tecnologici. Cioè l'agricoltura davvero organizzata bene, nonostante, attenzione, però nel 700, all'inizio anche nell'800, non vi sarà l'introduzione di macchine come in Europa, quindi un'agricoltura priva di tecnologia, di miglioramenti tecnologici, che comunque riesce ad essere efficiente. Vengono scoperti nuovi tipi di coltivazione, molti nuovi tipi di riso, d'accordo? Il problema dell'agricoltura cinese sotto i Qing nel 700 sarà quello di sempre, cioè c'è scarsità di bestiame e di concime, però dei progressi si fanno, cioè ci sono proprio dei cambiamenti forti in agricoltura. Viene introdotto il mais, che come in Europa, anche in Cina era sconosciuto prima della scoperta dell'America. Il mais viene, attenzione, la coltivazione del mais viene appresa dai mercanti europei, d'accordo? Dai mercanti europei che commerciavano con i cinesi nei porti di Canton e di Macao. Quindi non è vera l'immagine, capite, di una Cina immobile, imbalsamata, irrigidita, uguale per secoli. Con la dinastia Manchu, detta anche Qing, si fanno notevoli progressi, ci sono notevoli cambiamenti, ma vi è anche da parte della Cina una pronta ricettività alle innovazioni che vengono dagli stranieri. Basta pensare a un esempio che si fa spesso, l'introduzione della sedia in Cina. La Cina, come il Giappone, non conosceva le sedie, ci si sedeva per terra, no? A gambe incrociate, mentre il Giappone rifiuterà a lungo, rifiuterà fino alla seconda guerra mondiale l'uso della sedia. Questo oggetto fondamentale della cultura materiale invece attecchirà subito in Cina,
Subito quando i cinesi conoscono e vengono a conoscenza con le merci e con gli usi occidentali, la sedia verrà introdotta in Cina. Inizia la Cina a produrre anche tè, seta grezza, cotone, che viene a volte venduto agli occidentali. Abbiamo una crescita delle città e del commercio come mai si era verificato. Non solo, abbiamo addirittura un libero mercato, cosa che nella storia di tutte le civiltà asiatiche è davvero un'eccezione. A differenza della dinastia precedente, cioè dei Ming, i Qing consentono al mercato di svilupparsi con maggiore libertà. Nascono degli imprenditori privati e il mercato è libero, persino il mercato della terra. Quindi abbiamo un passaggio da feudalesimo a forme, sia pure non tecnologiche, di capitalismo. La compravendita della terra è libera, così come anche l'affitto della terra. E quindi c'è una mobilità proprio nel mercato della terra, ma si sviluppa anche una vera e propria iniziativa privata. C'erano 3 grandi manifatture di seta che davano tutti i prodotti alla corte, ai nobili, eccetera. A fianco a queste 3 vengono autorizzate altre manifatture di seta non statali, cioè fondate da imprenditori che si arricchiscono, d'accordo? La stessa cosa vale anche per la porcellana, nascono industrie private, capitalistiche di porcellana. E quindi, capite, è un grandissimo sviluppo economico, oltre a Pechino, infatti nel Settecento si sviluppano decine di grandi città che prima non esistevano assolutamente in tale entità in Cina. Inoltre c'è anche un rafforzamento dell'impero e anche delle frontiere dell'impero. Nel 1731 anche il Tibet deve accettare di essere un protettorato cinese. Poi, per quanto riguarda le tribù mongole dell'Asia centrale, che erano state sempre per i cinesi un problema, le tribù dei mongoli, cosa fanno molto intelligentemente gli esponenti della dinastia Manciù, oppure se volete la chiamate Ming? Diffondono tra le tribù mongole dell'Asia centrale il buddismo nella versione lamaista tibetano, d'accordo? Nella versione lamaista tibetana, la versione dei lama, sapete, dei lama tibetani. In realtà, presso i mongoli, il buddismo, l'altra grande religione tradizionale cinese oltre al confucianesimo, il buddismo era già presente, infatti nel 1578 il terzo Dalai Lama riuscì a convertire l'imperatore dei mongoli, quindi il buddismo era già presente, era già familiare ai mongoli, però non in tutte le tribù e quindi i Qing lo diffondono ulteriormente, capite, per controllare le tribù mongole, per renderle più affini a loro. Grandi imperatori molto potenti della dinastia dei Qing, dei Manchu, sono, vediamo se riesco a scriverli, Kangxi, che probabilmente si legge Kangxi, dal 1661 al 1722. Poi abbiamo Yongzheng dal 1723 al 1735. Regna molto meno di Kangxi. E poi abbiamo Guanglong, regna dal 1736 al 1796, d'accordo? Quindi questi sono i 3 grandi, importantissimi imperatori Manciù o Ming fino alla fine del Settecento. Perché la Cina quindi non si trasforma, è una potenza, no, economica, perché non si trasforma in un paese capitalistico e anche magari espansionistico, militaristico come l'Europa? Forse ci sono anche delle ragioni, ovviamente, ideali, ideologiche, psicologiche. Resta il fatto che la Cina, pur forte economicamente, con un mercato libero, con un inizio di capitalismo, non si eguaglierà mai allo stile dei paesi occidentali. L'introduzione della tecnologia, anche delle macchine agricole, nel Settecento, nell'Ottocento sarà minima
E questo sarà il motivo del declino, del disastro della Cina, lo vedremo in successive elezioni nell'Ottocento, quando la Cina sarà resa preda di molte potenze occidentali e anche del Giappone e crollerà, sarà divisa in colonie, in zone di influenza. La Cina prima di tutto sceglie di non avere alcun espansionismo, alcuna espansione navale, anche per commerciare, avrebbe avuto la forza ma non lo fa. Preferisce, capite, avere sicurezza alle proprie frontiere. Una volta che ha la sicurezza di un impero integro, intatto, difficile da attaccare, dopo il 1720 la Cina si chiude all'Occidente. Abbiamo già detto in altre lezioni, i mercanti occidentali saranno tutti confinati nell'unico porto di Canton, tranne i portoghesi che avranno il privilegio di restare a Macao, ma ben presto il commercio a Macao diventa ridottissimo. Quindi c'è una chiusura all'Occidente e un'incapacità o anche una mancanza di volontà di importare la tecnologia industriale e militare dell'Occidente. Attenzione, questo, quindi dopo il 1720 la Cina si chiude all'Occidente e come avviene nello stesso periodo anche al Giappone, anzi il Giappone si era chiuso già prima, lo vedremo. Uno dei motivi per cui la Cina si chiude all'Occidente è la delusione, il sospetto nei confronti dei missionari occidentali. La storia dei gesuiti in Cina è molto interessante, vale la pena dirla se ci riesco brevemente. I portoghesi, che i primi che erano arrivati lì, avevano cercato di introdurre missionari in Cina già a partire dal 1557, quando si erano appropriati del porto di Macao vicino a Canton. In realtà già prima nel 1587, cioè nel 1552, Francesco Saverio, uno dei primi gesuiti, un amico personale del fondatore dell'ordine della Compagnia di Gesù, Ignazio di Loyola, nel 52 già Francesco Saverio era sbarcato in Cina. Francesco Saverio aveva avuto un certo successo nell'evangelizzazione dell'India e del Giappone, si era appunto votato all'evangelizzazione dei popoli asiatici. Tuttavia muore Francesco Saverio, ma i gesuiti affluiscono sempre più in Cina. D'accordo? Nel 1582 arrivano altri missionari gesuiti, tra cui il famoso Matteo Ricci. Matteo Ricci si trasferisce prima a Nanchino, poi nella capitale Pechino e inizia a vivere a stretto contatto con l'imperatore Ming e con gli ambienti della corte Ming. Matteo Ricci è una persona intelligentissima e coltissima, come succedeva per i gesuiti di fine 500, inizio 600, poi dopo, soprattutto nel 700, invece i gesuiti non produssero più niente. Matteo Ricci conosceva un po' tutte le lingue, era esperto anche nella matematica. Arrivato in Cina, lui impara perfettamente il cinese e inizia a studiare in maniera approfondita le due principali religioni diffuse nella Cina, il buddismo e il confucianesimo. Lui diventa quindi uno dei personaggi occidentali che maggiormente conosce queste religioni, che non erano molto note ovviamente in Occidente nei dettagli. Allora, in realtà lui deve evangelizzare, no, al cristianesimo sia i buddisti sia i confuciani e si pone dei problemi. Le due religioni sono completamente diverse, come forse sapete. Il buddismo ha al centro l'idea che il mondo esteriore, il mondo materiale sia solo inganno, sia solo apparenza e bisogna sfuggire alla vita, ai desideri, anche ai desideri carnali, estraniandosi proprio dal vivere, praticando un annullamento di sé che si chiama nirvana, d'accordo? Una completa insensibilità. E questo nirvana viene raggiunto attraverso pratiche, diciamo, individuali, individualistiche. Per il confucianesimo questo era inaccettabile perché il confucianesimo accusava queste dottrine buddiste di essere asociali,
di essere egoistiche. Invece il confucianesimo, al contrario del buddismo, non predicava il rinchiudersi in sé, l'estraniarsi al mondo. Al contrario, i confuciani predicavano l'espletamento dei doveri verso la famiglia, verso lo Stato, portavano avanti l'idea di responsabilità, sacrificio, dedizione al lavoro, dedizione alle proprie funzioni, d'accordo, all'interno di un'esistenza comunitaria, di un'esistenza sociale. Queste due religioni sono molto diverse tra di loro, ma hanno una caratteristica simile che le allontana entrambe molto dal cristianesimo, sia il buddismo sia il confucianesimo. E qui inizia ad arrovellarsi la mente di Matteo Ricci. Sia il buddismo sia il confucianesimo non prevedono nessuna divinità personale, nessun dio, nessuna divinità personale simile al cristianesimo, d'accordo? Il buddismo è una religione atea, viene considerata una religione atea. C'è da dire che il buddismo riconosce dei santi, degli illuminati, come appunto il Buddha, però il Buddha non era un dio. C'è anche da dire però che il buddismo cinese, a differenza del buddismo zen tipicamente giapponese, aveva accettato alcuni culti tradizionali cinesi, alcune divinità tradizionali cinesi, ma sempre si tratta di cose politeistiche, d'accordo? E quindi il buddismo era una forma di ateismo, ma al massimo di panteismo, così come il confucianesimo. Il confucianesimo era una forma di panteismo. Entrambi, sia buddismo sia confucianesimo, non prevedevano l'esistenza di una dimensione trascendente. In nessun modo. L'idea di un Dio, l'idea di un mondo separato dal nostro mondo materiale, dal nostro mondo terreno, dal nostro mondo umano. Inizialmente Matteo Ricci cerca di rivolgersi ai buddisti, di convertire i buddisti, perché i buddisti gli sembrano per certi aspetti più vicini al cristianesimo, d'accordo? Prima di tutto, mentre i confuciani non hanno nessun clero, non hanno sacerdoti, non hanno nessuna struttura ecclesiastica, invece i buddisti ce l'hanno. Hanno i monaci, hanno i bonzi, hanno appunto allora all'interno delle persone che vengono considerate sante, degli illuminati, d'accordo? Inoltre, a differenza dei confuciani, i buddisti considerano di più dei concetti come la salvezza individuale, l'ascetismo, no? Abbiamo visto l'ascetismo, il rifiuto del mondo esteriore, il distacco dal mondo esteriore poteva apparire a Matteo Ricci un elemento del buddismo che potesse favorire delle conversioni e quindi il fatto di essere distaccati dalla tirannia dei sensi, d'accordo? Ci sono delle cose che sembrano simili al cristianesimo. Sono molto sottili, vogliono scendere a compromessi, sono anche molto ingannevoli, si mimetizzano. Matteo Ricci inizia a vestirsi come un bonzo, ma come? Lui è un sacerdote gesuita, inizia a vestirsi come un bonzo, quindi si mimetizza, cerca in qualche modo una specie di sincretismo tra cristianesimo e buddismo. Poi in realtà lui cambia idea sul buddismo, inizia a pensare che i più favorevoli alla conversione possano essere i letterati confuciani. Sapete che fa Matteo Ricci? Smette i panni da bonzo e inizia a vestirsi come un letterato confuciano. Matteo Ricci, tra l'altro, e i suoi amici gesuiti ottengono molto credito a corte, anche fuori dalla corte dei Ming, c'era ancora la dinastia, abbiamo visto Ming, perché loro divulgano la scienza occidentale, la scienza, l'astronomia, la matematica, forniscono anche alle autorità dei Ming degli oggetti, cartine geografiche, orologi meccanici, strumenti che servono anche per orientarsi, per calcolare lo spazio, strumenti che servono anche per l'astronomia, d'accordo? Spiegano la geometria. Matteo Ricci si mette a tradurre in cinese l'aritmetica e la geometria occidentale, cioè la geometria euclidea,
che viene utilizzata ottimamente dalla dinastia dei Ming per migliorare l'agricoltura, d'accordo? Per calcolare meglio, per migliorare l'agricoltura. Ricordate una vecchia canzone di Battiato, mi sembra si chiami Centro di gravità permanente? Sì, Centro di gravità permanente, no? Una canzone di Franco Battiato tratta dal suo album più venduto, no? Più di successo, L'Arca di Noè. Cosa diceva? C'era una frase, diceva Gesuiti e Euclidei vestiti come dei bonzi per entrare a corte dell'imperatore Ming. Ora, di solito Franco Battiato è accusato di scrivere frasi senza senso, no? Delle pure assonanze, eccetera. Invece ha un senso preciso questa frase, Gesuiti e Euclidei, cioè che insegnavano la geometria euclidea vestiti come dei bonzi, prima come dei bonzi e poi come dei confuciani, abbiamo visto, alla corte dell'imperatore Ming. Lui, Matteo Ricci e altri cercano di convertire i confuciani, cercano di presentare il cristianesimo come un perfezionamento del confucianesimo. Ovviamente questo è falso, cioè loro che fanno Matteo Ricci e Gesuiti? Attenzione, capite? Loro imbrogliano, loro barano, loro nascondono e falsificano moltissimi aspetti del cristianesimo, perché lo vogliono rendere a tutti i costi appetibile ai confuciani e quindi lo falsificano per cercare qualunque tipo di affinità tra cristianesimo e confucianesimo e cercare di mettere in ombra, di nascondere tutte le numerosissime diversità, d'accordo? Mettere in ombra gli aspetti che possono urtare i confuciani e adattare il cristianesimo alle credenze dei confuciani, ma anche ai riti dei confuciani. Quindi abbiamo un'operazione molto sottile, ma anche molto ingannevole, diciamo tipica dei gesuiti, anche per quanto riguarda i riti esteriori. Matteo Ricci e gli altri devono rassegnarsi a non inserire la domenica, a non inserire moltissime delle feste, cioè delle ricorrenze fondamentali del cristianesimo all'interno del calendario cinese. Matteo Ricci scrive anche un libro nel 1604 in cinese e in latino, chiamato convenzionalmente Catechismo cinese, in cui lui fa un putpurri, cioè presenta il cristianesimo deformandolo e falsificandolo in moltissimi aspetti, anche negli aspetti principali, per farlo apparire del tutto simile al confucianesimo, così i confuciani, lui pensa, si convertono molto più facilmente. Quindi mette in evidenza alcune cose come la salvezza dell'anima, la creazione del mondo, che possono insomma collimare con le dottrine confuciane. Tuttavia gli imperatori, i dignitari e gli intellettuali alla dinastia dei Ming non si fanno ingannare. La stessa cosa succede quando, come abbiamo visto, la dinastia dei Ming viene sostituita dai Manchuda. Nel frattempo, ovviamente, Matteo Ricci muore, ma nel corso di tutto il 600 i gesuiti cercano di convertire, d'accordo, si adattano in questo modo. Tuttavia, ben presto cercano inutilmente anche di convertire uno degli imperatori, Qing. Tuttavia, ben presto il cristianesimo si mostra incompatibile con il confucianesimo. I cinesi non sono stupidi, man mano che il cristianesimo viene spiegato bene, vengono tradotti libri sacri o viene spiegato meglio il cristianesimo i cinesi capiscono che è incompatibile con il confucianesimo e che i gesuiti li stanno un po' imbrogliando, d'accordo? E quindi ben presto l'operazione di tentativo da parte dei gesuiti di convertire gli imperatori o grandi nobili o intellettuali fallisce, perché questa elite intellettuale e di potere della nuova dinastia Qing inizia a considerare il cristianesimo come una versione molto più rozza e barbara rispetto al confucianesimo. Può sembrare strano naturalmente questo tentativo gesuitico, però i gesuiti sono abituati alle sottigliezze, molti dicono anche all'inganno. Cosa potevano fare? O facevano così o rinunciavano in partenza.
i confuciani o i buddisti non potevano essere considerati al rango degli infedeli come gli islamici, a loro non poteva essere imposta con la forza la religione cristiana come i cristiani stavano facendo, i missionari stavano facendo, per esempio, tra popolazioni considerate selvagge da loro, come stavano facendo con gli africani oppure con gli indios in America. È chiaro che la civiltà cinese, le religioni cinesi avevano una grande cultura, una grande tradizione alle spalle, avevano una cultura e una rispettabilità, una civiltà, quella cinese, che era assolutamente compatibile con quella cristiana, con quella europea cristiana. A un certo punto tentativo il tentativo un po' da imbroglioni dei gesuiti fallisce, un inviato del Papa arriva nel 1705 e scopre tutto, d'accordo? Scopre il catechismo cinese, scopre che questi gesuiti vestiti da confuciani stavano un po' svendendo il cristianesimo, lo stavano falsificando, quindi questo inviato del Papa finisce poi addirittura anche per irritare, per scandalizzare, per insultare l'imperatore Qing. Gli imperatori Qing continuano ad avere una certa tolleranza per questi gesuiti, ma insomma ormai la predicazione dei gesuiti si rivolge soltanto verso le classi popolari. I gesuiti in Cina convertirono 200.000 persone, non certo quanto riuscirono a fare in Giappone, dove ebbero un successo straordinario, come vedremo in seguito, ma esattamente come in Giappone, a un certo punto l'impero li respinge. Nel 1733 tutti i gesuiti che erano in Cina devono allontanarsi dalla corte o dagli altri centri principali cinesi, vengono inviati a Macao, devono tornare nel porto di Macao senza poter più operare, evangelizzare. E ben presto se ne andranno e nel 1784 all'interno di una Cina ormai, come abbiamo detto, separata, molto separata dall'Occidente, molto chiusa all'Occidente, nel 1784 il cristianesimo verrà ufficialmente vietato in Cina. Questa è la storia dei gesuiti che cercavano di convertire, adattando incredibilmente in maniera fasulla il cristianesimo alle religioni cinesi e vestendosi prima come dei bonzi buddisti e poi come dei mandarini confuciani. Spero che la Cina vi abbia interessato. Nella prossima lezione parleremo del Giappone. Per gli amanti della cultura giapponese, una mia sintesi didattica e divulgativa forse potrebbe risultare interessante. Alla prossima, arrivederci.